Vidi e conobbi l'ombra di colui che fece per viltate il gran rifiuto. Con queste parole, nel canto terzo dell'Inferno, Dante definisce un personaggio non meglio precisato dal poeta stesso, di cui non conosciamo molto altro. Non siamo ancora nell'inferno vero e proprio, ma nell'antinferno, laddove si trovavano i personaggi macchiati dal peccato di ignavia. Ma chi era quindi questo fantomatico personaggio a cui faceva riferimento Dante? Beh, diversi commentatori nel corso della storia hanno fatto una serie di teorie, proposte, ipotesi, ma sono quasi tutti abbastanza d'accordo nell'identificare questo losco figuro, come Celestino V, Pietro dal Morrone, papa che, abdicando dai suoi doveri, lasciò la strada libera a Bonifacio VIII, notoriamente un papa fortemente inviso a Dante. La rinuncia al soglio di Pietro è effettivamente un evento estremamente raro. Dopo Celestino, solo altri due pontefici sappiamo con certezza che rinunciarono all'incarico. Si tratta di Gregorio XII nel 1415, nel pieno della crisi dello scisma d'Occidente, e quindi anche costretto in realtà ad abdicare per una questione politica di cui parleremo più avanti, per pacificare ovviamente la Chiesa, e recentemente Benedetto XVI, che motivò la sua scelta per la mancanza di forze nel sostenere un così importante e gravante compito in un mondo velocemente in evoluzione. Una scelta che ha causato poi non poche critiche e alimentato, ahimè, diverse teorie del complotto. Ma quali altri pontefici rinunciarono nel corso della loro storia al loro incarico e soprattutto perché lo fecero? Scopriamolo insieme in questo nuovo episodio di Storie Pontificie, la serie di The History Tales in cui raccontiamo le storie che hanno segnato la storia del papato e dei papi. Secondo la tradizione, ma con diversi dubbi in merito, il primo pontefice a rinunciare al soglio di Pietro fu Clemente I, eletto nell'anno 88 e rinunciò nel 97. In realtà la rinuncia non fu voluta, ma quasi obbligatoria, dettata dall'esilio impostogli da Traiano, che portò quindi Clemente a lasciare l'incarico a Evaristo, suo successore, che poteva così diventare vescovo di Roma a tutti gli effetti. Su Clemente ci sono innumerevoli dubbi, non solo sul suo rifiuto, ma anche sulla sua identità, sul suo ordine di successione rispetto a Pietro, insomma ci sono tantissimi dubbi. La Chiesa di Roma all'epoca di Tertulliano sosteneva che Clemente fosse stato ordinato direttamente da San Pietro e che fosse quindi il diretto successore dell'Apostolo, ma che in un primo momento Clemente stesso rinunciò all'investitura, lasciando quindi poi spazio a Sallino, che come da tradizione è il secondo papa, e poi a Cleto e eventualmente a un ipotetico Anacleto. Fonti successive hanno poi sdoppiato, come sappiamo, la figura di Cleto, quindi creando questo Cleto Anacleto, che però probabilmente sono appunto la stessa persona. E quindi, sebbene nell'ordine dei Liber Pontificalis Clemente appaia come quinto, è più probabile che sia quarto, se non addirittura, come abbiamo detto, il secondo. Anche sullo stesso martirio di Clemente vi sono innumerevoli dubbi. Sarebbe avvenuto 4 anni dopo il suo esilio, nel 101, quindi, esilio ordinato nel 97 da Traiano, perché il Papa aveva infatti convertito diverse persone nel luogo in cui era stato inviato, nella lontana Crimea. Clemente quindi venne gettato addirittura con un'ancora di ferro al collo in mare e solo dopo diversi anni vennero rinvenute le sue ossa, traslate a Roma, e anche se alcune reliquie poi rimasero a Kherson in Crimea e pare anche a Kiev. Ma togliendo tutta questa storia, pare quindi appunto che Clemente sia stato il primo a rinunciare al soglio di Pietro più per necessità che per volontà. Andiamo avanti quindi con i nostri pontefici e troviamo informazioni un pochino, si può dire, più sicure. Siamo nell'anno 235, quindi pochi anni dopo Tertulliano, appunto, è all'inizio di una persecuzione diretta principalmente contro i leader della Chiesa da parte di Massimino il Trace. Ponziano, che fu deportato in Sardegna e condannato ai lavori forzati, Papa Ponziano, decise di abdicare il 28 settembre del 235. Il pontefice morì poi pochi mesi dopo, proprio per le condizioni terribili in cui era stato costretto per la sua prigionia, e il suo successore, tuttavia, Papa Antero, venne nominato il 21 novembre, apparentemente 2 giorni dopo il decesso di Ponziano, quindi comunque, nonostante Ponziano abbia apparentemente abdicato, non vi è stata sede vacante fino alla sua morte. Molto dubbia è poi la rinuncia pontificia al soglio pontificio fatta da Papa Marcellino nell'ottobre del 304, il quale fu eletto poi nel 296.
Questo è un altro personaggio che cade un po' nei misteri della storia, vissuto in un'epoca particolarmente complessa durante l'impero di Diocleziano. Alcune fonti del V secolo e di epoche successive ricordano che Marcellino, forse poi insieme ad altri presbiteri romani che divennero poi in realtà papi, come Marcello, Milziade e Silvestro, sempre ammesso, come vedremo, che Marcellino e Marcello non siano la stessa persona, avevano consegnato i libri sacri addirittura ai pagani e offerto degli incensi o comunque dei sacrifici per salvare la loro vita ai dei pagani. Oltre a queste accuse, di cui però non si avevano prove, vi erano anche numerosi voci in merito, tanto che nella biografia del Liber Pontificales si ricordava che il Papa avesse offerto incenso agli dei pagani, ma repentinamente pentito, venne in seguito condannato a morte e decapitato per la sua professata fede cristiana. Curiosamente questo pontefice fu spesso poi confuso proprio con Marcello, tanto che alcuni sostengono che non esista un Marcellino e un Marcello, ma che siano la stessa persona. Insomma, molto complicato anche qui arrivare a una soluzione storicamente condivisa o comunque verosimile, però non sappiamo neanche se poi Marcello e Marcellino sia stato in qualche modo sovrapposto a Marcello per una sorta di damnatio memoriae dovuta proprio a questa sua offerta agli dei. Comunque fatto sta che non possiamo con certezza asserire né dell'esistenza né tantomeno dell'abdicazione o comunque la rinuncia di Marcellino. Invece di Papa Silverio, vissuto tra V e VI secolo, abbiamo delle informazioni un pochino più precise, ne abbiamo già parlato in un video precedente sempre della serie di storie pontificie, quando abbiamo parlato del cambiamento del nome del pontefice, di cui troverete anche il link qui sotto e qui sopra. Silverio regnò in un periodo molto convulso e complesso. Siamo infatti agli inizi delle cosiddette guerre greco-gotiche e la città di Roma è divisa infatti tra i Goti di Vitigio e i Bizantini di Belisario. Silverio ha ottenuto il seggio di Pietro in maniera del tutto anomala e poco nitida, tanto che pare se lo fosse in qualche modo comprato. Vi ricordo anche che Silverio in realtà non è che sia propriamente frutto di una normale carriera ecclesiastica, favorita infatti dal padre in qualche modo, Papa Ormisda. Ma tornando a noi, sostanzialmente Silverio fu accusato ben presto dai bizantini di tramare con il re dei Goti per permettere un facile accesso e presa della città di Roma. In realtà l'accusa nacque da una lettera contraffatta, probabilmente dal diacono romano Vigilio, che, guarda caso, divenne poi il successore del povero Silverio. Nel marzo del 537 Belisario chiese a Silverio di discolparsi. Il pontefice non vi riuscì e fu quindi spogliato del suo abito episcopale e inviato in esilio a Patara, mentre Vigilio nominato nuovo pontefice. Dopo alcune indagini si scoprì che però effettivamente Silverio fosse non colpevole e quindi fu rinviato a Roma. Qui Belisario, per evitare di perdere l'appoggio di Vigilio in una fase così delicata della guerra, preferì inviare nuovamente in esilio Silverio, stavolta nell'isola di Palmarola. Qui fu anche costretto, probabilmente sotto tortura, a rinunciare al ministero in favore appunto dell'eletto Vigilio. Questo comunque non gli permise purtroppo di ottenere condizioni di prigionia migliori, tanto che morì pochi mesi dopo, il 2 dicembre. Continuiamo quindi a questo punto nella nostra storia, facciamo un volo temporale veramente consistente e arriviamo alla metà dell'undicesimo secolo, quando in situazioni particolarmente altrettanto convulse come erano quelle della guerra greco-gotica, ben due pontefici rinunciarono al ministero petrino. In realtà uno risulta ufficialmente come effettivamente aver rinunciato, l'altro ci sono un po' di situazioni particolari, oserei dire. Tra il 1033 e il 1045 era papa Teofilatto III dei Conti di Tuscolo, conosciuto con il nome di Benedetto IX. Parecchie dicerie corrono su questo pontefice e per secoli si sono tramandate storie veramente deplorevoli sul suo conto, che fortunatamente sono state parzialmente smentite da studi storici recenti, ma che comunque non puliscono la fedina penale di questa figura. Benedetto non era infatti uno stinco di santo e venne allontanato in un primo momento da Roma nel 1045. Al suo allontanamento gli subentrò Silvestro III,
che era un papa della famiglia antagonista dei due Filattidi, un papa dei Crescenzi. Il pontificato di Silvestro durò appena 56 giorni. Eletto il 13 gennaio, già nella prima decade di marzo fu cacciato dallo stesso Benedetto IX, che riprese il potere. Il 10 aprile iniziò quindi il suo secondo pontificato, che terminò già il 1 maggio, quando Benedetto abdicò improvvisamente. Le malelingue dissero che aveva intenzione di sposarsi, data la sua giovane età. Fatto sta che per disfarsi della carica non si accontentò semplicemente di abdicare, ma sostanzialmente si vendette il trono. L'acquirente fu colui che venne nominato poi come papa Gregorio VI. Nel concilio di Sutri, convocato l'anno successivo, vennero messi a giudizio Silvestro, Benedetto IX, che intanto aveva riottenuto addirittura per un breve periodo il ministero petrino, anche forse avvelenando i suoi successori e cose simili, e poi proprio Gregorio VI, il quale fu l'unico a presentarsi ed ammettere l'illiceità della sua elezione, affermando che appunto io Gregorio, vescovo, servo dei servi di Dio, sentenzio che debbo essere deposto al pontificato di Santa Romana e Chiesa per l'enorme errore che, attraverso l'impurità simoniaca, ha condizionato e viziato la mia elezione. Sostanzialmente aveva quindi dichiarato di aver comprato il titolo e che quindi non era legale. Dopo questo evento Gregorio fu comunque mandato in Germania, in esilio, dove rimase per un anno fino alla sua morte, avvenuta nel 1047. Quindi, come detto, se Gregorio ebbe la forza morale, spirituale e quant'altro di ravvedere il suo comportamento tanto da arrivare alla rinuncia, Benedetto IX in realtà non rinunciò mai e quindi non abbiamo prove concrete di una sua rinuncia formale. Anzi, durante il processo a Gregorio pare che irridesse gli altri pontefici, o meglio Silvestro che era morto, ma lo stesso Gregorio è ancora in vita e si fece beffe di questo processo. Si potrebbero scrivere, e se ne sono scritte, decine e decine di pagine sul prossimo pontefice, che tra l'altro è colui con cui abbiamo aperto questo video, ovvero Celestino V al secolo Pietro Angelerio, detto Pietro dal Morrone. Pietro nacque probabilmente intorno a Isernia tra il 1209 ed il 1210. Entrò prestissimo nel monastero benedettino di Santa Maria di Faifoli in Molise e intorno al 1231 decise di farsi eremita. Sempre intorno al 1233, dopo aver vissuto per un breve periodo da eremita presso Castel di Sangro, giunse infine a Roma, dove Gregorio IX lo consacrò sacerdote. Nel 1235 si ritirò presso la montagna del Morrone, da cui poi prenderà l'appellativo, nell'odierno Abruzzo. La sua vita eremitica attirò molti fedeli e per questo, volendo vivere un po' più tranquillo, con un gruppo di altri eremiti, decise quindi di spostarsi in una zona più isolata della Maiella, dove fondò il monastero di Santo Spirito a Maiella. La vita di Pietro fu quindi sempre volta alla preghiera, al lavoro e soprattutto alla distanza con le persone. La sua congregazione fu affiliata ai Benedettini, ma ebbe una vita non sempre semplice, tanto che Pietro fu costretto più e più volte a recarsi presso il Papa anche per ottenere la salvaguardia della congregazione stessa. Pietro era una personalità certamente molto importante dal punto di vista religioso, riconosciuta da tutti, laici e prelati, ma non era così capace di governare la Chiesa. Si dice anche che non conoscesse bene il latino. Eppure, durante il lungo conclave del 1292-1294, quando le fazioni contrapposte per la scelta del pontefice non sembravano giungere ad un accordo per il nome, il vecchio cardinale latino Malabranca pensò alla sua figura e cercò di convincere i colleghi cardinali all'elezione. Tra pressioni politiche dei re, la necessità, dopo quasi 2 anni, di giungere a un nome, il vecchio Malabranca inventò anche un po' qualche storia, raccontando agli altri membri del collegio che ebbe in sogno la figura di Pietro dal Morrone e che quindi doveva essere lui il nuovo papa. In qualche modo convinse i più scettici anche Benedetto Caetani, futuro Bonifacio VIII. C'è da dire che poi in realtà Bonifacio VIII si convinse per ben altre ragioni. Infatti Pietro dal Morrone era perfettamente corrispondente a quella cosiddetta figura del Papa di Pezza, il Papa di transizione, una persona molto anziana, anche poco capace, quindi forse anche facilmente manovrabile, ma che sicuramente nel giro di 1 o 2 anni
probabilmente si sarebbe tornati nuovamente a un conclave, forse anche con idee più chiare e con fazioni più delineate. Quando vennero i messi del collegio cardinalizio ad informare Pietro dal Morrone, pare che addirittura lui volesse rifiutare e sostanzialmente accettò solo perché gli venne prospettato il fatto di compiere un gravissimo peccato nel caso di rifiuto. Tra errori grossolani, la cosiddetta mancata conoscenza del latino, ma anche le pressioni politiche non indifferenti, Pietro dal Morrone rinunciò dopo solo pochi mesi, già nel dicembre del 1294, al soglio pontificio. Io, Papa Celestino V, spinto da legittime ragioni, per umiltà e debolezza del mio corpo e la malignità della plebe, al fine di recuperare con la consolazione della vita di prima la tranquillità perduta, abbandono liberamente e spontaneamente il pontificato e rinuncio espressamente al trono, alla dignità, all'onere che esso comporta, dando sin da questo momento al Sacro Collegio dei Cardinali la facoltà di scegliere e provvedere, secondo le leggi canoniche, di un pastore per la Chiesa universale. Appena 11 giorni dopo l'abdicazione di Celestino, il nuovo Papa Benedetto Gaetani Bonifacio VIII venne eletto. Bonifacio che in qualche modo aveva contribuito in maniera molto importante alla scelta di Celestino di abdicare, favorendone in qualche modo i suoi pensieri e appunto favorendone la decisione stessa. Pietro tentò la fuga verso Oriente perché era venuto a conoscenza del fatto che Bonifacio tentava in qualche modo di imprigionarlo perché non voleva avere assolutamente qualsiasi possibile rischio di un ritorno o di una creazione di una fazione a favore di Celestino. E nel 1296, dopo essere stato catturato e rinchiuso per diverso tempo nella Rocca di Fumone, che era uno dei territori gestito dai Gaetani, morì fortemente debilitato. Bonifacio, nonostante fosse stato il colpevole indiretto della morte del predecessore, non senza anche qualche dubbio che non avesse in realtà ordito l'assassinio, portò il lutto per la morte di Celestino, celebrò messa pubblica in suffragio della sua anima e avviò poco dopo il processo per la canonizzazione che fu completato solo nel 1313 da Clemente V. Dante ce l'aveva con Pietro dal Morrone, ammesso che fosse poi effettivamente lui l'uomo che fece il gran rifiuto, proprio per questa questione meramente politica, avendo egli con questo gesto spianato la strada a Bonifacio VIII, considerato da Dante una vera e propria calamità per l'Italia. Petrarca, ad esempio, invece ebbe una visione completamente contrapposta di questo gesto, tanto da affermare che il suo operato e la sua scelta erano frutto di quello che è uno spirito altissimo, che non conosceva quindi imposizioni e assimilabile ad uno spirito realmente divino. Dopo Celestino V, l'altro pontefice a rinunciare fu Gregorio XII nel 1415, di cui abbiamo fatto accenno poco fa. Ma in questo caso siamo in una situazione ben più grave. Siamo nel pieno dello scisma d'Occidente, sviluppatosi a partire dal 1378, che sta sconvolgendo la Chiesa cattolica, con papi e antipapi che si susseguono e lottano fra di loro, dividendo letteralmente i cattolici. Parleremo magari più nel dettaglio dello scisma d'Occidente in un video apposito. Comunque abbiamo parlato degli eventi del conclave del 1378, il caotico conclave del 1378 in un altro video, di cui troverete come al solito il link da qualche parte qui intorno a me. Come sapete, se avete visto quel video, ma per brevità e per farvi capire meglio la storia di Gregorio, sostanzialmente la divisione nacque tra i cardinali che volevano mantenere la sede papale ad Avignone e quelli che invece favorivano, come era stato Gregorio XI, il ritorno a Roma. Da questa divisione che sembrava essere meramente territoriale e politica, poi si creò un vero e proprio problema dogmatico sull'autorità del Papa e su tante altre questioni di cui qui forse è meglio non dilungarci. Comunque, quando fu eletto nel 1406 Angelo Correre, primo cardinale veneziano che appunto assunse il nome di Gregorio XII, pensate che già c'era un altro antipapa, Benedetto XIII, che era stabilmente ad Avignone. Dispute e trattative tra le due parti proseguirono, ma a complicare la situazione vi fu anche la nomina addirittura di un terzo papa antipapa, che dir si voglia, che doveva in qualche modo sostituire i due contendenti, che però non avevano alcuna intenzione in quel momento di lasciare il trono. Si tratta di Alessandro V, che in realtà morì dopo poco e fu addirittura sostituito come terzo papa da Giovanni XXIII.
A questo punto, con tre papi e una grande confusione, solo la rinuncia in contemporanea di tutti e tre e la nomina di un nuovo pontefice avrebbe portato alla pace. Questa condizione non fu facilmente verificabile, soprattutto perché i due antipapi in particolare non volevano assolutamente mollare la loro posizione. Si aprì una finestra, un'occasione, grazie anche all'intervento dell'imperatore Sigismondo, che convocò un concilio a Costanza nel 1415 che depose Giovanni XXIII. A quel punto rimanevano Benedetto e Gregorio. Benedetto era molto vecchio e abbandonato sostanzialmente da tutti, era in carica dalla fine del 300, pensate. Quindi Gregorio sfruttò l'occasione per fare quindi questa tabula rasa e per facilitare la riconciliazione della Chiesa. Inviò quindi due messi al concilio e fece la suddetta rinuncia all'ufficio di Romano Pontefice. Questa mossa fu quella che poi finalmente portò alla risoluzione dello scisma, che pur avendo ancora un seguito per diversi anni, anche qui ne abbiamo parlato in altri video, eh, aveva ormai superato la fase più critica e quindi fu più facilmente risolvibile. Trascorsero circa 600 anni prima che un nuovo pontefice decidesse di rinunciare all'ufficio e qui rientriamo praticamente ai giorni nostri, pochi anni fa, un decennio fa. L'11 febbraio del 2013, durante un concistoro per la canonizzazione dei martiri di Otranto, Benedetto XVI annunciò in latino anche quest'altra decisione importante, ovvero quella di rinuncia al titolo e al ministero per evidenti problemi legati alla salute, ma soprattutto al fatto che si fosse reso conto di essere troppo incapace, proprio anche per una questione fisica, di mantenere i ritmi troppo elevati di un mondo che era troppo più veloce di lui. Rinunciò quindi alla carica di pontefice a partire dalla seguente successiva data del 28 febbraio 2013 alle ore 20 e qui vedrete riportato il testo ufficiale della sala stampa vaticana. La rinuncia di Benedetto XVI è stata chiaramente quindi motivata dal Papa già nella sua dichiarazione e più volte anche riaffermata in circostanze successive, in interviste, pubblicazioni e quant'altro. Il venire meno della forza fisica e mentale a causa dell'avanzare dell'età e al contempo un mondo che invece era troppo veloce, correva troppo veloce e che invece aveva bisogno di una presenza fisica esistente del pontefice, impediva quindi di proseguire nel suo incarico, come abbiamo detto. Questa decisione, certamente insolita, visto che erano passati ben 6 secoli dal precedente, ma allo stesso tempo simbolica di un pontefice estremamente lucido e coraggioso e allo stesso modo forse più avanti coi tempi rispetto e conscio della realtà rispetto a quanto poi invece si pensava e immaginavamo, beh, è stata oggetto, e lo è tuttora, di speculazioni, teorie del complotto e addirittura ha portato a ritenere da alcuni totalmente delegittimato non solo Papa Francesco, ma di conseguenza anche il neoeletto, recentemente eletto, Leone XIV. Dal punto di vista del diritto canonico c'è da dire che la rinuncia è assolutamente regolare e in ottemperanza delle normative. Qualsiasi congettura non è infatti dimostrabile e soprattutto allo stesso modo non sarebbe considerabile e soprattutto aggiungo io, basterebbe studiare un po' di storia del papato per capire che se si vogliono trovare irregolarità nella rinuncia di Benedetto XVI, insomma, ne abbiamo parlato anche in questo stesso video, ci sono diverse irregolarità che costellano tutta la storia del papato stesso, Benedetto IX e tanti altri di cui abbiamo parlato. Insomma, mi sembra chiaro che ci sia poco da speculare oggi su Munus e Ministerium, che sono stati due degli oggetti della contesa in questa dichiarazione ufficiale di Papa Benedetto, che hanno portato alcuni a sostenere appunto l'irregolarità della sua rinuncia e addirittura l'esistenza di complotti vari. Appunto, vedendo tutto quello che è successo in passato, probabilmente dovremmo far risalire le irregolarità nell'elezione di un pontefice quasi veramente alle origini della Chiesa. La rinuncia è poi un atto assolutamente consentito di per sé e fu proprio Bonifacio VIII, paradossalmente, che dopo l'azione di Celestino V, sicuramente non perché fosse una brava persona, ma per evitare qualsivoglia possibile polemica o accusa nei suoi confronti, e per evitare che potesse essere giudicato irregolare la rinuncia di Celestino, decise di normare questa cosa con la decretale Quoniam Aliqui del 1294.
affermando che Papa Celestino V, nostro predecessore, con autorità apostolica, stabilì e decretò che il Romano Pontefice può liberamente rinunciare. Noi pertanto, affinché una decisione di questo genere non cada nell'oblio per il passare del tempo o accada che il dubbio, lo dice lui stesso, conduca ulteriormente a recidive discussioni, abbiamo stabilito su consiglio dei nostri confratelli che lo stesso sia da inserire tra le altre costituzioni a perpetua memoria. Quindi è ufficialmente una pratica consentita e normata. Nel codice di diritto canonico del 1917 e poi anche in quello del 1983 viene infatti riaffermato che nel caso il Romano Pontefice rinunci al suo ufficio, si richiede per la validità che la rinuncia sia fatta liberamente e che venga debitamente manifestata. Non si richiede invece che qualcuno la accetti. Ed è anche ovvio perché tecnicamente non c'è autorità sopra il pontefice se non Dio stesso. Comunque anche qui ci sono poi delle forme che come vedremo sono leggermente cambiate. Il Benedetto XVI in realtà presentò poi queste sue rinunce, questa sua rinuncia davanti al collegio cardinalizio, quindi in qualche modo, che era presente in Concistore, e quindi in qualche modo sostanzialmente affermò lui stesso con quell'atto che l'unica autorità che poteva in qualche modo accettare questa sua rinuncia, qualora poi, ripeto, non è una condizione strettamente necessaria, fosse poi lo stesso collegio ed è probabile che in futuro se si dovesse in qualche modo ripresentare e sicuramente si ripresenterà una circostanza del genere, lo si farà sempre di fronte al collegio cardinalizio. Vi ricordo che lo stesso Celestino V rimise al collegio la possibilità di nominare un suo successore. Nel corso della lunga storia del papato ci sono stati anche altri casi sospetti di possibili abdicazioni, senza ovviamente considerare poi tante di quelle forzate, sostituzioni da parte degli imperatori, di irregolarità se ne potrebbero trovare a bizzeffe. In tempi recenti è poi noto il caso di Pio XII che firmò un documento di abdicazione da rendere valido in caso di un'eventuale cattura, e sappiamo che c'erano dei progetti, dei piani in merito da parte dei nazisti. Prima di lui aveva proprio pensato a una simile soluzione un suo omonimo, Pio VII, che sarebbe stata poi attuata in caso di una sua detenzione in Francia. La detenzione avvenne, l'abdicazione no. Più recentemente è stata poi pubblicata la lettera preparata da Paolo VI che prevedeva la rinuncia in caso di impedimento grave o prolungato o di infermità di lunga durata che prevedesse l'impossibilità di esercitare le funzioni del ministero apostolico. Così sembrerebbe aver fatto anche Giovanni Paolo II, anche se, come abbiamo visto negli ultimi anni della sua vita, aveva non pochi problemi di salute e a quanto pare non rinunciò mai. Lo stesso Papa Francesco dichiarò poi più volte di aver preparato questo tipo di lettera già pochi mesi dopo la sua elezione. Con l'allungarsi della vita, ma soprattutto con le maggiori garanzie della medicina, che permettono la sopravvivenza anche in condizioni di salute particolarmente debilitanti, è inevitabile che la possibilità di una rinuncia dell'incarico diventi sempre più presente nei pensieri dei pontefici. In questo senso Benedetto XVI ha aperto la strada per possibili altre circostanze simili alla sua, adottando quindi poi anche la figura del Papa Emerito, che si rifà al canone 185 del diritto canonico, fino a quel momento applicato in realtà solo nel caso dei vescovi. Non esiste poi ancora una normativa specifica e forse per evitare polemiche sarebbe meglio implementarla quanto presto, prendendo esempio da quello che fece Bonifacio VIII all'epoca, come detto, più per interesse personale che per un suo spirito di iniziativa, ma effettivamente la vacuità del canone 185 che afferma che a colui che perde l'ufficio per raggiunti limiti di età o per una rinuncia accettata può essere conferito il titolo di emerito, questo semplicemente dice il canone 185, sostanzialmente non impedisce appunto l'applicazione anche per il ruolo di pontefice. Con questo penso di avervi raccontato tutto. E voi cosa ne pensate? Beh, discutiamone come al solito in maniera civile nei commenti qui sotto. Se vi è piaciuto il video iscrivetevi al canale, lasciateci un like e ci vediamo quindi al prossimo episodio qui su The History Dates e anche al prossimo episodio di Storie Pontificie. A presto!